Animus debes mutare, non celum, è l'animo che devi cambiare, non il cielo. Vi sentite spesso infelici, tristi? Vi sembra che tutto sia sbagliato, fuori posto, anche se partite per un viaggio, però vi ritrovate sempre con quel senso di profonda angoscia, di ansia, di inquietudine o di solitudine? Vi siete mai sentiti soli in mezzo ad una folla? Ebbene, in questa lettera, la numero 28, Seneca ci dà un altro grande insegnamento, ci offre un'altra perla di saggezza: animus debes mutare, non celum. Anche se noi ci rifugiassimo e scappassimo al Polo Nord o in qualsiasi altro pianeta, comunque ritroveremo tutte le nostre tristezze, tutte le nostre angosce, proprio perché la vera felicità, la vera serenità, tutto quello che volete è in interiore homine, è dentro di noi. Seneca su questo è categorico, non si può scappare. Ricordate anche il solo e pensoso, i più deserti campi di Francesco Petrarca. Alla fine il poeta si ritrova a ragionare insieme con l'amore, a ragionare meco ed io con lui, dice il poeta. Quindi uno può scappare in qualsiasi posto, il più romito, il più nascosto, eppure tutte le nostre angustie ci seguiranno, proprio perché non è necessario fuggire. Certo, viaggiare è sempre utile, ci fa scoprire nuovi posti, nuove culture, ci apre la mente, tutto quello che volete, ma se noi ce ne andiamo da un posto pensando di stare meglio, cioè pensando che tutti i nostri problemi svaniranno così magicamente, ebbene siamo in errore. Hoc tibi soli putas accidisse ed admiraris quasi rem novam, quod peregrinazione tam longa et tot locorum varietatibus non discussisti tristitiam gravitatemque mentis. Tu credi, tibi soli, che solo a te sia capitato? Tu pensi che tutti i tuoi problemi siano capitati solo a te? Quante volte pensiamo di essere l'uomo più triste e più sfortunato del mondo, eppure c'è tanta gente che sta addirittura peggio di noi, e soprattutto i nostri problemi sono anche i problemi degli altri, e ti meravigli come di un fatto strano di non essere riuscito a liberarti della tristezza e della noia, malgrado i lunghi viaggi e la varietà dei luoghi visitati. Tristizia e gravitas sono i due elementi centrali. In qualunque luogo del mondo noi andiamo, continuiamo a trascinarci dietro la tristizia, la tristezza, e la gravitas, la noia. Ma è interessante perché la gravitas, se andate a vedere nel vocabolario, significa anche peso, malessere, stanchezza, molestia, pesantezza. Quindi sì, è vero, è un malessere, però un malessere che pesa, che davvero ci schiaccia come un macigno, quindi che pesa sulla nostra anima, sul nostro cuore e non ci abbandona mai. Quante volte siamo pressati, siamo schiacciati dagli impegni, dallo stress, ma non è scappando che risolveremo i nostri problemi. E poi la celeberrima sentenzia che ritroveremo nel corso non solo di questa lettera ma anche di molte altre, ed è la chiave di lettura forse di tantissime di queste epistole: animum debes mutare, non celum. Ovviamente dobbiamo cambiare il nostro spirito, dobbiamo cioè assumere un punto di vista diverso. Come direbbe Kant, dobbiamo cambiare il paio di occhiali con cui guardiamo il mondo, perché finché continuiamo a guardare con un unico paio tutto ci sembrerà negativo, triste, oppure vedremo tutto solo dal nostro punto di vista, ma non capiremo anche quello degli altri. Magari la soluzione è proprio a portata di mano, solo che non la vediamo. Anche se attraversi il vasto oceano, anche se, come dice il nostro Virgilio, ti lasci dietro terre e città, terreque urbesque recedant, quindi anche se ti lasci dietro città e addirittura terre, dovunque andrai ti seguiranno i tuoi vizi. Sequentur te quocunque perveneris vizia. I tuoi vizi ti seguiranno dappertutto. Quindi davvero siamo schiavi, solo che non ce ne rendiamo conto. Quante volte l'ha detto? Ormai abbiamo capito, abbiamo colto gli insegnamenti del grande maestro, del grande filosofo, perché gira e rigira sono sempre gli stessi. Però è interessante, vedete, in questo caso la citazione dal terzo libro dell'Eneide di Virgilio. Disse Socrate ad uno che si lamentava per lo stesso motivo:
motivo. Perché ti meravigli che non ti giovino i viaggi? Tu porti in ogni luogo te stesso. Socrate ait, quid miraris nil tibi peregrinationes prodesse, cum te circumferas, premit te e adem causa que expulit. Ti incalza cioè sempre lo stesso male che t'ha spinto fuori. Potete andarvene, ma lui vi seguirà. E quindi continuerete a provare quel male di vivere, come dirà Montale, quell'insoddisfazione continua che non vi abbandona mai, ed è il motivo per cui l'uomo è perennemente e costantemente infelice. Come non sentire in queste pagine anche il pensiero di Giacomo Leopardi? Pensate al dialogo tra la natura e quell'islandese che ha viaggiato in tutti i luoghi del mondo, ma nessuno è realmente stato in grado di soddisfarlo e soprattutto di dargli quella gioia, quella pace, quella serenità che tanto agognava. Che giovamento può darti la varietà dei paesaggi o la conoscenza di città e di luoghi nuovi? Tale sballottamento non serve a nulla. Chiedi perché tu non trovi sollievo nella fuga? Perché tu fuggi sempre in compagnia di te stesso. Tecum fugis, fuggi con te. Onus animi deponendum est, non ante tibi ullus placebit locus. Nessun luogo ti piacerà finché non avrai abbandonato il peso che hai nell'animo, proprio perché la felicità, la serenità non dipende dall'ambiente in cui ci troviamo. È vero, molti pedagogisti e molti psicologi non sarebbero più d'accordo con Seneca, perché sappiamo bene quanto l'ambiente influenzi l'apprendimento e soprattutto anche il comportamento, il modo di pensare. Se noi fossimo nati altrove avremmo dei valori e soprattutto una religione, un modo di vivere, uno stile di vita completamente diversi da quello attuale. Però è anche vero che se il problema è psicologico, è interiore, se siamo noi il problema perché abbiamo qualcosa che dovremmo cambiare, è chiaro che nulla cambierà anche se andassimo a finire dall'altra parte del mondo. Cioè il ragionamento fila, pensa che il tuo stato corrisponde a quello che il nostro Virgilio attribuisce alla profetessa invasata dal nume, traboccante di un'ispirazione che non procede da lei. La profetessa si dibatte furiosa nello sforzo di scuotere da sé l'azione del Dio, e qui cita il sesto libro dell'Eneide. Quindi come la profetessa tenta di scuotere da sé quell'azione del Dio, quell'ispirazione divina, noi possiamo scuotere da noi stessi naturalmente quel tedium vitae, quella noia, la gravitas e la tristizia, o addirittura entrambe le cose, quindi i problemi, il dolore e anche la noia. Ma se non ci riusciamo, se non siamo noi i primi a cambiare, se non iniziamo a scavare dentro di noi, a fare quel lungo processo di introspezione, quindi se non intraprendiamo quel lungo iter ad sapientiam, nulla cambierà nella nostra vita. È quello che abbiamo detto tante volte: come possiamo pretendere che cambino gli altri se noi non cambiamo mai? Spesso vogliamo che siano sempre gli altri a fare qualcosa di diverso. Poteva dirmi le cose in maniera diversa: tu corri qua e là per cacciare via il peso che ti opprime e che diventa più gravoso col tuo stesso agitarti. Sembra quasi una contraddizione: più ti agiti, più ti scuoti, come fa appunto la profetessa, più ancora ti senti oppresso e schiacciato. È come un macigno che anziché andarsene schiaccia e preme sempre di più. Qualunque cosa tu faccia, la fai a tuo danno e con lo stesso movimento ti danneggi, perché scuoti un ammalato. Eccolo qua di nuovo la metafora della malattia. La malattia è sintomo di un disagio, c'è qualcosa che non va, è la spia dell'anima che ci fa capire che stiamo sbagliando qualcosa, dobbiamo cambiare, ricordiamocelo. Qualcosa non ci soddisfa più, non ci piace, dobbiamo cambiarla. Siamo noi gli artefici del nostro destino, anche se questo è vero solo in parte, perché siamo schiavi pur non rendendocene conto. Ed è interessante la cosa: siamo degli ammalati, proviamo a scuoterci ma non cambia nulla. Dobbiamo
Dobbiamo liberarci dai preconcetti, ma soprattutto dobbiamo cessare di assegnare le chiavi della nostra felicità in mano agli altri. Un ragazzo o una ragazza non vi rendono più felici? Cambiatelo, cioè lasciatevi, non c'è nessun problema. All'inizio ci spaventa la solitudine, ci spaventa il pensiero di soffrire, ma in realtà poi staremo davvero molto molto meglio. Quando tu riuscissi ad estirpare codesto male, ogni cambiamento di luogo ti sarà piacevole, perché solo in quel momento potrai apprezzare qualunque luogo in qualunque parte del mondo. Potrai anche essere cacciato nelle terre più lontane e più barbare. Ogni luogo, qualunque esso sia, sarà per te ospitale. Quindi davvero il bene e il male sono dentro di noi, ma sta a noi scuotere via, liberarci, spezzare le catene. Notate, tornando un attimo all'inizio della lettera, quando parla della tristitiam della gravitas, usa il verbo discussisti, ed è interessante quel discutio, discutere. È interessante perché non significa appunto parlare come potrebbe sembrare in italiano, ma significa dissipare, disperdere, sciogliere, spezzare, abbattere. Sentite, abbattere le catene, sciogliere tutto ciò che ci rende schiavi delle persone o degli oggetti. E poi un'altra grande massima: magis quis veneris quam quo interest e ideo nulli loco addicere debemus animum. L'importante è sapere con quale spirito arrivi, non dove arrivi, cioè non è importante il luogo, ma è importante lo spirito, la nostra predisposizione, quella è interessante. La felicità non dipende dal luogo. Quando si dice che ciò che conta è il viaggio, non la meta, cum hac persuasione vivendum est, bisogna vivere con questa persuasione, non sum uni angulo natus patria mea totus sic mundus est. Non sono nato per attaccarmi ad un posto, ma la mia patria è l'universo intero. E non si tratta solo di cosmopolitismo. Attenzione, non significa semplicemente abbattere le barriere ed essere cittadino d'Europa o del mondo, ma significa qualcosa di ancora più profondo. Significa che se io mi attacco, se io mi lego, se io metto radici in un luogo specifico e considero solo quello l'angolo del mio paradiso, da un lato sicuramente avrò un unico paio di occhiali con cui osservare il mondo, cioè arrivo a sminuire le mie capacità anche di relazione e di incontro con l'altro, perché se io non comprendo l'altro, se non lo capisco, non lo posso neanche accettare. Quindi se io non viaggio, chiaramente non posso aprire la mente. Però dall'altro lato significa anche che essere troppo radicati ad un luogo specifico poi mi porta a soffrire o a sentirmi inadatto, infelice in qualsiasi altra parte della terra. Cioè, detto in altri termini, affiderei le chiavi della mia felicità proprio a quel territorio. Quante volte non si sente dire da uno che è espatriato o anche da un turista quando manca da tanto tempo da casa che vorrebbe tornare a tutti i costi, che quel posto non è come la sua terra natale. Naturalmente questo è normale, però Seneca ci sta dicendo che in questo modo noi attacchiamo lì le nostre radici e di nuovo la nostra felicità dipende da un luogo esterno, cioè da un territorio, da una persona, da un oggetto che non ho più, perché magari viene un terremoto, perdo la casa. Attenzione, non significa essere insensibili, non soffrire, però significa che più io mi rendo conto, più riesco a staccarmi da tutto ciò che è esterno a me, da tutto ciò che mi circonda, meno poi soffrirò. La famosa atarassia, l'assenza di inquietudine, di dolore spirituale. Più mi distacco, meno soffrirò. La famosa divina indifferenza di Eugenio Montale. Se ci pensassimo solo per un momento, scopriremmo quanto noi in realtà siamo schiavi. Noi spesso protestiamo quando ci tolgono una libertà, siamo indignati, lottiamo e manifestiamo, e questo va tutto bene, ma quante sono le catene interiori? Quanti sono quei fili invisibili che ci legano a una persona, alla fidanzata, alla moglie, al figlio, alla casa, al conto in banca, alla macchina, a qualsiasi cosa,
che ci rende schiavi e noi non ce ne rendiamo conto, cioè siamo anche un po' ipocriti o, se vogliamo, ingenui, o facciamo finta di non vederlo, cioè siamo schiavi perché lasciamo che siano gli altri a decidere al posto nostro. Questo è il più grande insegnamento di Seneca. Dobbiamo essere indipendenti, dobbiamo ragionare con la nostra testa e soprattutto dobbiamo smetterla di compiacere gli altri. Noi dobbiamo fare ciò che ci rende felici, ciò che fa emergere la nostra identità, il nostro io, quello più interiore, non curandoci di quello che pensano gli altri, chiaramente sempre nel rispetto di tutti. Se tu ricerchi la felicità fuori di te, non la troverai mai, perché ogni luogo in cui tu andrai dopo un po' ti stancherà. Lo stesso vale per gli oggetti. Voglio un telefono, 6 mesi dopo ne voglio uno nuovo, e il bambino voglio un gioco, poi ne voglio un altro, poi un altro ancora, perché la felicità non è il regalo che voi date per colmare l'assenza. Quel vuoto rimarrà dentro di lui per tutta la vita. Il regalo serve per placare il senso di colpa, non l'assenza che c'è stata. Il bambino se la porterà dietro per sempre. Nunc non peregrinaris sederras e ageris ac locum ex loco mutas. Bellissima questa immagine, ac locum ex loco mutas, locum loco. Ora tu non viaggi ma vai errando e sei spinto a passare da un luogo all'altro, locum ex loco, mentre quello che cerchi, la felicità, si trova in ogni luogo. Cum illud quod queris, bene vivere, omni loco positum sit. Quello che tu ricerchi davvero, il bene vivere, cioè la felicità, l'essere in pace con te stesso, sit positum, quindi è posto, si trova omni loco, in ogni luogo. Qual luogo può essere più turbolento del foro? Cioè anche quando lui andava nel foro, no? C'è una confusione enorme, c'è una folla che spesso volentieri istiga il saggio a tornare indietro sulla propria strada, cioè lo induce al peccato, lo induce a fare 10 passi indietro, quindi va a minare tutto quel lavoro interiore che aveva fatto. Eppure anche lì si può trovare il modo di vivere tranquilli. Ma se mi fosse consentito di disporre di me liberamente, fuggirei lontano anche dalla vista e dalle vicinanze del foro, quello che abbiamo già detto in un'altra lettera. Certo, è vero, il saggio vive nel mondo, non possiamo rinchiuderci in una campana di vetro. Ci sono tante persone che ci insegnano e che ci inculcano l'idea che bisogna chiudersi in questa campana, vivere separati dal mondo, come se il mondo non ci riguardasse, ma non è così. Però se uno fosse realmente saggio, il saggio non va alla ricerca di ulteriori motivi d'ansia, di preoccupazioni inutili. Cioè, detto in altri termini, non possiamo esimerci dal vivere in questo mondo o dal lavorare. È chiaro che tutti i giorni saremo in ansia, ma Seneca ci dice anche di non ricercare ulteriori fonti di stress. Quindi tutto ciò che inquina la vostra vita, che vi dà noia, che vi procura soltanto dolore, dispiaceri o addirittura il male, no? Che vi fa stare male o che vi fa sentire in colpa, eliminate tutto, tagliate i ponti, tagliate tutte le relazioni tossiche. Ricordatevi, come ci sta dicendo Seneca, ed è un insegnamento che troviamo anche nella Bibbia, che un po' di lievito fa fermentare tutto l'impasto, che una sola mela marcia può far ammuffire, far marcire tutto il cesto di mele. Quindi attenzione, perché anche le persone che ci circondano ci possono influenzare positivamente o negativamente. Sta a noi poi decidere quali persone seguire. Spesso ci nascondiamo dietro la classica scusa: ho imparato a fumare perché tutti fumano, ho imparato a bestemmiare perché tutti lo fanno. Sbagliatissimo, quelli sono dei modelli negativi, ma sta a noi scegliere se seguirli o meno. Con troppa facilità diamo la colpa agli altri. Di nuovo, il saggio si prende e si assume le proprie responsabilità. Il saggio le saprà tollerare le difficoltà, ma non le cercherà e vorrà vivere in pace piuttosto che nei contrasti. E notate anche i lemmi che vengono adoperati da Seneca: sapiens fere ista, quindi sopporterà tutte le difficoltà, non le andrà a cercare, non le andrà a preferire, a trovare. E malet, e preferisce in pace esse, e preferirà essere in pace quam impugna, piuttosto
piuttosto che in guerra, cioè piuttosto che nelle difficoltà, nelle situazioni di stress. Non multum prodest vitia sua proiecisse, sicum alienis rixandum est. Non giova molto a essersi liberato dai propri vizi se bisogna poi combattere con quelli degli altri. È chiaro, se io vivo in una lotta continua non potrò mai venirne fuori. Tu dirai, 30 tiranni vissero intorno a Socrate, ma non riuscirono a fiaccarne l'animo. Che conta quanti siano i tiranni? La schiavitù è una e chi l'ha disprezzata è libero, qualunque sia il numero dei padroni. Se io amo la libertà, se io l'ho accolta e faccio tutto ciò che è in mio potere pur di non perderla, e allora io non potrò essere intaccato, non potrò essere scalfito da nessun tiranno. Bellissima questa immagine. Se io sono incorruttibile, potrò essere corrotto in tutti i modi, con qualsiasi mezzo, ma non mi lascerò corrompere. Ma questo riguarda i grandi animi, i grandi uomini del passato, le grandi menti, i grandi filosofi, ma per ognuno di noi è difficile, perché tutti i giorni siamo continuamente tentati e la strada verso la perfezione, verso la sapienza è davvero lunga. E naturalmente è un lavoro quotidiano continuo, e se non lo facciamo chiaramente siamo sempre spinti indietro. Come non ricordare Dante, quelle bestie feroci che continuamente, dice Dante, mi ripigneva laddove il sol tace, mi ributtava dentro a quella selva oscura. Dipende tutto da noi, È chiaro che poi influisce anche il carattere, non tutti reagiscono bene, ci sono anche quelli che soffrono o quelli che imitano ciò che fanno gli altri, però chiedetevi, se faccio una cosa solo perché la fa un altro, sono davvero intelligente? La faccio solo per essere accettato da un gruppo? Però se non lo faccio, il gruppo mi esclude. È meglio vivere soli per un periodo o stare insieme al gruppo per essere accettati, ma facendo cose che non mi soddisfano e che non mi fanno davvero felice? Cioè, se devo stare con loro solo per passare del tempo, ne vale veramente la pena? E soprattutto, sono amici veri? La vera amicizia è soltanto questo? Fumare, bere, andare in discoteca? Se io mi ammalo oppure se ho bisogno, quegli amici che io considero tali vengono in mio aiuto, in mio soccorso, vengono a trovarmi? Se la risposta è no, e qui ognuno risponderà per se stesso, allora significa che qualcosa nella mia vita non funziona. Forse passo del tempo con quelle persone solo appunto per il piacere di non essere solo, cioè per trascorrere delle ore, ma sono realmente insieme a qualcuno? È più facile sentirsi soli quando appunto si è da soli temporaneamente, o quando si è in mezzo a una folla di amici o in una compagnia che però non mi apprezza per quello che sono realmente. E al termine della lettera Seneca conclude con la classica massima, con la sentenza tratta sempre da Epicuro: initium est salutis, notitia peccati. La conoscenza dei propri difetti, la notizia, quindi l'aver compreso i propri peccati, i propri difetti, est initium salutis, è l'inizio della guarigione, della salute. È chiaro, io non posso guarire se prima non mi rendo conto di quali siano i miei difetti, i miei problemi. Non posso andare dal medico se non mi rendo conto di essere malato, chiaramente. Alcuni si gloriano dei vizi, e attenzione, quante persone si vantano di quante ragazze hanno cambiato, cioè usato e buttato via come degli oggetti. Quanti si gloriano delle stupidaggini o anche di piccoli reati commessi, ma se li annoverano tra le virtù, come possono pensare alla guarigione? Cioè non guariranno mai queste persone. Perciò, per quanto puoi, accusati da te, esamina le tue colpe. Prima esercita la funzione di accusatore, poi quella di giudice e in ultimo quella di avvocato difensore. Cioè prima dobbiamo essere molto severi con noi stessi e poi possiamo passare al vaglio anche le circostanze attenuanti. All'occorrenza sappi anche infliggerti una condanna. Addio. Ed è interessante perché Seneca sa molto bene quanto spesso noi siamo troppo indulgenti con noi stessi, cioè non ammettiamo le nostre colpe, però dobbiamo essere non solo avvocati difensori ma anche giudici molto severi. Ma se tutti noi mettessimo in pratica questi insegnamenti, sicuramente il mondo sarebbe una società migliore. Dobbiamo renderci conto che ognuno di noi non deve più vivere come se fosse l'unico essere
essere vivente, ma dobbiamo vivere pensando e tenendo bene a mente che ci sono anche gli altri, non c'è solo il mio orticello, perché anche dalle mie azioni possono dipendere le gioie o i dolori, la felicità o i dispiaceri degli altri, ma attenzione a non legare queste catene, quindi a non mettere ulteriori ceppi alla nostra libertà. Difendetela, difendetela sempre, ma soprattutto liberatevi dalle catene invisibili, che spesso sono quelle che creano i danni maggiori. Ricordatevi, animus debes mutare, non celum. Noi possiamo andare ovunque, ma se non siamo in pace e soprattutto felici con noi stessi, non lo saremo né in compagnia degli altri né in qualunque altro luogo del mondo. Addio.